Cari amici di Light Channel Italia, benvenuti nuovamente a questo episodio sulle profezie bibliche e sull'importanza dello studio delle profezie per il popolo del rimanente, quale sua identità storica. E quindi vogliamo avanzare nel nostro percorso delle 7 trombe di Apocalisse capitolo 8 e quest'oggi analizzeremo la tromba numero 4. Qui con me abbiamo Sergei Kostas, grazie Sergei di essere qui con noi. E avanziamo insieme nel versetto 12 di questo capitolo. Let's read together. Cominciamo a leggere insieme. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, as the third part of them were darkened. And the day shone not for the third part of it, and night likewise. Poi suonò la tromba il quarto angelo e fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, sicché la terza parte di essi si oscurò e la terza parte del giorno perse il suo splendore come pure la notte. The Bible is saying that the fourth trumpet is a very interesting one. La Bibbia ci dice che la quarta tromba è interessante e particolare. Because it describes the darkening of the empire. Perché descrive l'oscurità che piomba sull'impero. When there is a full darkness. Completa oscurità. If before that there were some left people behind, se prima di questa situazione vi erano delle persone che erano qua e là, some hope left. Vi era qualche speranza. Here came the full darkness over this empire. Ecco arrivare la completa oscurità sull'impero. Not for the whole one, the Bible says only for the third part. Non su tutto l'impero, perché la Bibbia ci dice che è soltanto sulla terza parte. Let's go to the Bible first to see what these three things represents in the Bible. Andiamo a vedere insieme nella Bibbia che cosa queste tre parti rappresentano. Sun, moon and stars. Il sole, la luna e le stelle. For this I would like to invite you to go to the book of Genesis when God has created these ones. Andiamo insieme nel libro della Genesi e andiamo a valutare come il Signore li ha creati. In Genesis chapter 1, in Genesi capitolo 1, when God has created sun, moon and stars, quando il Signore creò la stella, le stelle, la luna e il sole, starting from verse 14, dal versetto 14, we find some description of this. Vediamo una descrizione della creazione di questi luminari. And God said, "Let there be light in the firmament of the heaven to divide day from night, and let them be signs for seasons, for days and for years." Poi Dio disse: vi siano dei luminari nel firmamento, nei cieli, per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni e per stagioni, e per giorni, e per anni. And let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth, and it was so. E servano da luminari nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra, e così fu. And verse 16 give us a clue here. E il versetto 16 ci dà un indizio. The Bible says God made two great lights. Dio fece quindi i due grandi luminari. The greater light to rule the day, il luminare maggiore per il governo del giorno, and the lesser light to rule the night. il luminare minore per il governo della notte. He made also the stars. E fece pure le stelle. So what do we find here? Very interesting that the sun, moon and stars, quello che troviamo qui è essere interessante, they were on the position of ruling during the day and during the night. Che questi luminari avevano una posizione di governo. The ruling is always something that belongs to a ruler or a king or an authority. Questo solitamente appartiene a un re, un'autorità. But why the Bible would describe these three different rulerships or leaders? Perché la Bibbia sta descrivendo questi tre leader? In the book of Genesis chapter 37, we Nel might libro find an answer. della Genesi capitolo 37 forse potremmo trovare una risposta. Starting from verse 9 and 10.
dal versetto 9 e 10. The Bible talks about a young man called Joseph having a dream. La Bibbia ci parla di un giovane uomo chiamato Giuseppe che ebbe un sogno And he tells this dream to his father, Jacob, and his brothers. e racconta questo sogno al padre Giacobbe e ai fratelli. Now let's see how the father reacts to this dream. Ora vediamo come il padre reagisce a questi sogni. The Bible says, "And he dreamed yet another dream, and told to his brother, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun, the moon, and the stars made obeisance to me." Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: Ecco, io ho fatto un altro sogno ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. So we find this sun, moon, and stars here combination worshipping Joseph. E quindi qui troviamo una combinazione sole, luna, stelle che adorano Giuseppe. But let's read verse 10. Ma leggiamo insieme il versetto 10. And he told into his father and his brethren. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. And his father rebuked him and said unto him, E suo padre lo rimproverò e gli disse: What is that dream that thou hast dreamed? Cosa significa questo sogno che hai fatto? Shall I and thy mother and thy brothers indeed come to bow down ourselves to thee unto the earth? Dovremo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci a terra davanti a te? So what actually his father understood, Quello che suo padre comprese, he saw there an hierarchy going on. comprese una gerarchia. When the sun, moon, and stars, Quando il sole, la luna e le he stelle, says, do you think that I'm like a sun and your mother like a moon and your brothers like a star, we're going to worship you? pensi forse che io sia il sole, tua madre sia la luna e i tuoi fratelli siano le stelle e ti stiamo adorando? Of course, we know that the father is like a head of a family, Certamente sappiamo che il padre è il capo della famiglia, but also the mother is also have a position of leading the house. She's like a queen in the ma house. anche la madre ha una posizione di guida nella casa And also the stars, they play a big role e in the anche family life. le stelle hanno un ruolo importante nella famiglia. So here we see this interesting hierarchy going on in leadership. Quindi qui vediamo questa gerarchia interessante che si presenta. What is very interesting that the Roman Empire was also based into this three level of leadership. Quello che è interessante è anche notare che l'impero romano era diviso in questi tre livelli gerarchici. The first was the Caesar. Il primo era quello dei Cesari He was having the main leader control. e aveva il controllo principale. And then the second was the Senate, Il secondo era il Senato and there's some small justice leaders. e vi erano dei giudici di giustizia sparsi qua e là. So you can find this nice beautiful hierarchy in the Roman Empire also. E quindi questa gerarchia triplice anche nell'impero romano. But the book of Deuteronomy gives us one more clue to these three things. Ma il libro di Deuteronomio ci dà un altro indizio su questi tre elementi. The book of Deuteronomy chapter 4, Nel libro di Deuteronomio, al capitolo 4, we want to see what the people did to these three things, sun, moon and stars. vogliamo andare a vedere che cosa il popolo fece a questi tre elementi, sole, luna e stelle. Lest thou lift up thine eyes unto heaven when thou see the sun, the moon, and the stars, even all the hosts of heaven should be driven to worship them and serve them, which the Lord God thy God divided unto the nations under the whole heaven. Perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna e le stelle, tutto, cioè l'esercito celeste, tu non sia attirato a prostrarti davanti a queste cose e a servirle. Dice il versetto 19. So we find here in this verse that the people not only were that this sun, moon and stars not only had the position of ruling day and night, E quindi queste sole, luna e stelle non solo governavano il giorno e la notte, but many times against God's will the people were worshiping this sun, moon and stars. ma spesso contro la volontà di Dio il popolo e la gente adoravano questi The same was in the Roman luminari. Empire. La stessa cosa era nell'impero romano.
The Caesar was not only called to being as a leader or a king of a country, I Cesari non erano solo chiamati a essere dei leader o dei re he was nell'impero, also recognized as God, as divinity. ma erano anche riconosciuti come degli dei, delle divinità. And the people were required to worship him, E le persone erano spinte ad adorarli, as all other hierarchies were in this empire. come le altre gerarchie in questo impero. But the Bible says that all these three types of leadership in the country, they will be darkened in one day. Ma la Bibbia ci dice che tutte queste tre gerarchie nell'impero verranno oscurate. What does it mean that these are darkened? Cosa vuol dire che verranno oscurate? In the book of Isaiah, chapter 13, verse 9, Nel libro di Isaia, capitolo 13, versetto 9, I would like to read for you to see what does it mean to be darkened. andiamo a vedere insieme cosa vuol dire essere oscurati. Book of Isaiah, chapter 13, Libro di Isaia, capitolo 13, starting from verse 9 to 19, we find a very interesting illustration here. dal 9 al 19 troviamo un'illustrazione interessante. We find, starting from verse 9, says, Behold, the day of the Lord come, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Ecco il giorno dell'Eterno viene, giorno crudele di indignazione e ira ardente per fare della terra un deserto e sterminare da essa i peccatori. And verse 10 says the Bible, For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light, and the sun shall be darkened, and his going forth, and the moon shall be not cause light to shine. Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà più la sua luce. And I will punish the world and their evil, the wickedness of the iniquity, and I will cause arrogancy and the proud to cease, and I will lay the haughtiness of the terrible. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Metterò fine all'altergia dei superbi e atterrerò l'arroganza dei tiranni. When the Bible is describing this illustration of sun, moon and stars going in darkness, quando la Bibbia descrive questa alternanza di lune, sole e stelle che si oscurano because of God's anger, a causa dell'ira di Dio, he's talking this upon the Babylonian Empire. e sta dicendo questo riguardo all'impero babilonese. Verse 1 in chapter 13 tells us this. Nel versetto 1 del capitolo 13 ci dice questo. The burden of Babylon which Isaiah the son of Amoz did see. Profezia su Babilonia data in visione a Isaia figlio di Amoz. What happened with the Babylon? Cosa accadde con Babilonia? How the darkness came, how the leadership was killed. Come venne l'oscurità su quell'impero, come vennero uccisi i suoi leader. Verse 17-18 is giving us this Versetto 17 e 18 ci spiega ciò. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver as for gold, they shall not delight in it. Ecco, io susciterò contro di essi i Medi, che non penseranno all'argento e non prenderanno alcun piacere nell'oro. Their bows also shall dash the young men into pieces, and they shall give no pity in the fruit of the womb. Their eyes shall not spare children. I loro archi atterreranno i giovani, non avranno pietà del frutto del grembo, e il loro occhio non risparmierà i bambini. So what we find here, it is that the Medes and the Persians, they have destroyed the Babylonian Empire. Quindi quello che troviamo qui è la descrizione dell'attacco da parte dei Medo-Persiani all'impero babilonese. What is very interesting that when the Medo-Persians has entered into the Babylon,
La cosa interessante da notare è il fatto che quando i Medo-Persiani entrarono nell'impero babilonese, they have fully destroyed the leadership of the Babylonian Empire, including the king. distrussero completamente la leadership dell'impero, incluso il re. In the first night, there were 3,000 dead leaders. Vi furono 3.000 leader morti la prima notte di attacco Because of this Medo-Persians attack. a causa di questo attacco dei Medo-Persiani. That's why the Bible is associating this one with the sun, moon, and stars getting dark. Ecco perché la Bibbia associa l'oscuramento del sole, della luna e delle stelle con questo evento. In the book of Revelation is the same picture. E nel libro dell'Apocalisse è la medesima immagine. When the fourth trumpet comes against the Roman Empire Quando la quarta tromba viene sull'impero romano and destroys the third part, e distrugge la terza parte, it destroys the leadership of the Roman Empire. distrugge quindi la leadership anche dell'impero romano And it became a darkness for that empire. e venne l'oscurità. What happens? Cosa accadde? Do you know the year when the Roman Empire get into darkness in the western side? Vi ricordate l'anno nel quale questa oscurità cadde sull'impero occidentale? Quale fu? The history is telling us that in the year 476, La storia ci dice che nell'anno 476 d.C. that there was a tribe of Heruls vi fu una tribù degli Eruli under the leadership of Adwaser sotto la leadership di Adwaser who came and fully destroyed the leadership of that Roman Empire in his che time. venne e distrusse completamente i leader di quell'epoca He dell'impero. came from the mountains of Alps, Venne dalle montagne delle Alpi and his orders were very clear e i suoi ordini erano chiari. that the people have to fully kill and destroy the leaders of the Roman Empire. L'ordine era quello di distruggere e rimuovere i leader dell'impero romano. After this, he becomes a leader Dopo di questi, essi divennero i leader of now present Italian country di quello che è oggi l'Italia, that we know from the history and from our present day country. che noi conosciamo per mezzo della storia e come oggi possiamo vedere. 476 was a very painful event for the Roman Empire. Il 476 fu un evento particolare e doloroso per l'impero romano Because they somehow lost full control over the western side of their perché kingdom. persero il controllo pieno di quello che era l'impero orientale, occidentale. Because now Adosir is the king of this country. Perché ora Adwaser era il re di questo paese. So actually this was like a darkness bringing for this E questo empire. era l'inizio di questa oscurità. Of course, this was not the whole kingdom destroyed, Naturalmente non tutto l'impero venne distrusso because we still have the eastern side. perché rimaneva la parte orientale dell'impero. But as you've seen before, all these four trumpets, Ma se analizziamo bene tutte queste quattro trombe, they were more oriented to destroy the western side than the eastern side. le trombe erano indirizzate più verso la distruzione dell'impero occidentale piuttosto che quello orientale, To weaken and later fully to destroy it. per indebolirlo e poi successivamente distruggerlo completamente. And this is what's actually happened in E 476. questo è quello che accadde nel 476. With every attack of these trumpets, Per mezzo di ogni tromba, una dopo l'altra, the Roman Empire was weakening and weakening l'impero romano si indebolì sempre più, until 476 it was finished with the Adosir attack. fino al momento in cui con l'attacco di Adwaser si compì l'opera di demolizione dell'impero occidentale. But in verse 13 the Bible continues with the next trumpets. Ma nel versetto 13 la Bibbia continua con la tromba. And verse 13 says, "And beheld, I heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by the reason of other voices of the trumpet,
and of 3 angels which are yet to sound. Poi vidi e udii un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa degli altri suoni di tromba che i 3 angeli stanno per suonare. What is very interesting, La cosa interessante that the result of the rest 3 trumpets è che il risultato delle prossime 3 trombe is much worse than the previous 4. è peggiore delle prime 4. And the Bible is saying that these 3 rest trumpets, they brings woe to these people. E la Bibbia ci dice che queste prossime 3 trombe porteranno guai alle persone They bring suffering, a lot of suffering. e molta sofferenza. We would like to invite you for the next presentation, Vogliamo quindi invitarvi a seguirci nella presentazione successiva, where we are going to study from the Bible nella quale studieremo insieme dalla Bibbia upon whom in the Bible they're falling the woes. su chi cascano questi guai, Who is going to receive the woe? chi riceverà questi guai. And also we are going to answer why the people receive the woes. E risponderemo anche il perché essi riceveranno questi guai. And then we are going to continue to study the rest of these 3 trumpets. E studieremo insieme il resto di queste 3 And you will see that we trombe. are coming even to our days, E vedrete come arriviamo anche ai giorni nostri. where we are living in the time of the 7th trumpet. E noi stiamo vivendo nel periodo della 7ª tromba. But before to understand the 7th trumpet, we have first to understand the 5th and the 6th. Ma prima di comprendere la 7ª tromba dobbiamo avere ben chiaro la 5ª e la 6ª. I hope you have enjoyed with us. Spero che siate contenti, siate di questi tipo di incontri che stiamo facendo And we will expect you to come for our next e presentation. vi aspettiamo alla prossima presentazione. God bless you. Che il Signore vi benedica.